Amici di Crazy Rider Italia, ben trovati! Tra le tante novità attese per il 2024 ce ne sono alcune che ritengo estremamente interessanti. Seguendo un ordine casuale, il primo modello che voglio prendere in esame è la Bimotta Tera, crossover dalle caratteristiche tecniche uniche e dalle prestazioni esuberanti. Pur mantenendo il medesimo principio base della Tesi, per quanto riguarda il sistema di sterzata, sulla Tera troviamo un telaio completamente riprogettato. La nuova soluzione dovrebbe migliorare ulteriormente l'efficacia di guida preesistente, offrendo al contempo un comfort di altissimo livello. Di fatto l'avantreno così articolato è in grado di eliminare la riduzione dell'avancorsa durante una frenata. Ciò si traduce in un comportamento della moto più neutro, facilitando la manovra in tale frangente. Inoltre, grazie a questa articolarità, simile a quella di un forcellone, frenando in inserimento curva si dovrebbe avere il giusto carico sulla ruota anteriore. La distribuzione dei pesi rimane più centralizzata. Questa condizione genera un comportamento dinamico ottimale, regalando un'esperienza di guida unica. Sarebbe bello poter convalidare la reale efficacia con un test ride su strada. Pertanto la soluzione tecnica possa realmente portare dei vantaggi, mi chiedo se nella guida estrema si avrà quella percezione necessaria per poter sfruttare la potenza disponibile. Di fatto è necessario percepire ciò che avviene al di sotto della ruota per capire quando si avvicini al limite. Rispetto alla Tesi, anche l'angolo di sterzata è stato aumentato fino a 35 gradi. Una maggior manovrabilità facilita gli spostamenti in città e nei percorsi ricchi di tornanti a stretto raggio. Due sono le versioni disponibili a partire dall'autunno 2024. La più sportiva dovrebbe essere equipaggiata di due monoammortizzatori Onlins, uno per ogni asse. È possibile la loro regolazione nel precarico molla e nell'idraulica. La corsa utile della ruota anteriore è di 114 mm e per quella posteriore di 145 mm. Il modello Touring monta delle sospensioni semi-attive della Marzocchi. Su questo reparto la corsa è stata aumentata di 145 mm all'anteriore e di 165 mm al posteriore. Oltre a questo accorgimento, al fine di aumentare il comfort di marcia, sulla Touring troviamo un allestimento completo per i lunghi viaggi. L'altezza del baricentro della Tera può essere regolato su di un range di 30 mm. Tale possibilità può facilitare l'appoggio a terra dei meno alti, ma anche aumentare o diminuire la reattività della moto. L'impianto frenante è da sportiva. All'anteriore le pinze sono della stilema e i dischi raggiungono i 330 mm di diametro. Al posteriore il disco da 220 mm è morso da una pinza Brembo a pistoni contrapposti. Il propulsore è il 4 cilindri sovralimentato della Kawasaki, in grado di erogare una potenza di 200 cavalli e una coppia di 137 Nm a 8500 giri. Anche i sistemi elettronici sono quelli sviluppati dalla Kawasaki, riscontrabili sulla Ninja H2 SX SE. Considerando i tanti componenti realizzati con materiali di prestigio come l'alluminio e il carbonio, questo modello rientrerà sicuramente in una fascia di mercato molto esclusiva. La commercializzazione dovrebbe essere gestita tramite la rete vendita Kawasaki. Penso che l'originalità dell'architettura del progetto possa in qualche modo far nascere dei pregiudizi. Il solo modo di poterli sradicare è quello di dare a noi motociclisti l'opportunità di testare su strada questa moto così lontana dagli schemi più tradizionali. Io spero che la casa riminese tenga conto di tale considerazione. Nel prossimo video prenderò in esame una possibile rivale di questa Bimotta Tera, modello che, almeno su carta, è in grado di intimorire qualunque avversario. Non perdetevi il prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Ciao!